Ad El Guettar si combatte tenacemente. Le truppe americane puntano il settore italiano difeso dalla divisione corazzata Centauro. L'assalto statunitense è violentissimo, ma le truppe italiane, seppur inferiori in quanto a mezzi ed equipaggiamento, respingono gli americani. Patton non si dà per vinto. Ordina di continuare l'attacco, ma la Centauro continua a tenere, senza dare alcun cenno di cedimento. Contestualmente von Arnim effettua un contrattacco con la 10ª divisione Panzer. L'attacco statunitense può dirsi fallito. Messe, forte della vittoria difensiva ottenuta ad El Guattar, fa arretrare le sue truppe sulla linea difensiva a Wadi Akarit. Il 5 aprile l'offensiva alleata riprende sulla nuova linea. La resistenza è possibile fino al 7 aprile, quando viene deciso di ritirarsi a nord. La ritirata è coperta da campi minati e distruzioni stradali. Le truppe italo-tedesche raggiungono la nuova ed ultima linea difensiva Biserta-Enfidaville, nell'estremo nord della Tunisia. Il 19 aprile 3 divisioni di fanteria di Montgomery assaltano la posizione di Enfidaville tenuta dagli italiani del generale Messe, che sa sfruttare al meglio i cannoni a sua disposizione, ricacciando gli inglesi e infliggendo grosse perdite. Le truppe di Messe sono ormai allo stremo. A coprire un fronte di 215 chilometri ci sono solo 60.000 uomini ed un centinaio di carri armati. L'arrivo di ulteriori rifornimenti è ormai impossibile. Il 21 aprile gli alleati iniziano l'offensiva finale, strutturata in modo da avere 3 direttrici: Biserta, Tunisi ed Enfidaville. Il 25 aprile, ai piedi di Jebel Bu Qurnin, in uno scontro durato circa 2 ore, i semoventi da 75-18 respingono i corazzati inglesi, dopo averne distrutti 28, con la perdita di soli 4 mezzi. Il 26 aprile il quinto Bersaglieri è posto alle dipendenze della divisione corazzata Manteuffel, il reggimento che il generale Messe vede partire con vera angoscia, come ebbe poi a dire, non essendo stato ancora rinsanguato dai bersaglieri del disciolto 7° reggimento, va a schierarsi coi resti del 10° bersaglieri a occidente di Biserta, dove gli sarà sottratta dai tedeschi anche la compagnia cannoni contro carro. Contro la 5ª armata germanica, che pare conduca ormai le operazioni svogliatamente, il primo colpo è inferto nel settore costiero settentrionale, tenuta, ricorda il maresciallo Messe, da un complesso raccogliticcio di reparti tedeschi di varia natura e provenienza. In esso sono stati incastrati appunto i residui del 5° 500 uomini e del 10° bersaglieri 800 uomini. Entrambi i reggimenti si prodigano fino all'esaurimento, ricorderà Messe. Dal 19 al 30 aprile 1943 i volontari giovani fascisti vengono schierati sull'ultima linea di resistenza, sulle quote 97, 126, 130 e 141. La prima battaglia di Enfidaville inizia con un attacco massiccio dal cielo e da terra. Alle prime luci dell'alba del 25 aprile, giorno di Pasqua, la 6ª brigata neozelandese con elementi della 167ª brigata guardia inglese attaccano tutto il settore tenuto dai volontari giovani fascisti. Ma è la quota 141 che subisce la maggior pressione. È tenuta dalla 2ª compagnia. Il capitano Raumi organizza il contrattacco. La posizione è persa 2 volte, ma viene riconquistata con violenti corpo a corpo. Sul campo di battaglia vengono contati circa 150 nemici caduti, mentre le perdite del reggimento tra morti, feriti e dispersi ammontano a 156. Molti gli episodi di valore, tra tutti quello del volontario Stefano David, il quale, ferito e catturato dal nemico, viene sospinto dalle baionette inglesi con lo scopo di penetrare nelle linee dei giovani fascisti. Giunto nelle vicinanze delle postazioni dei volontari e accortosi che questi gli andavano incontro per aiutarlo, trova la forza per rialzarsi e gridare: «Seconda compagnia, fuoco, sono nemici!» Cade così falciato anche lui. Verrà insignito di medaglia d'oro al valor militare.
Il 29 aprile la quota 141 è definitivamente riconquistata dai volontari della terza compagnia, che alla fine del combattimento sarà ridotta a soli 20 giovani fascisti. A Biserta, la sera del 30 aprile, pur ridotto ad una striminzita compagnia di fucilieri, il quinto reggimento continua a battersi con accanimento per non farsi travolgere dal nemico, in seguito all'inopinato ripiegamento delle vicine unità tedesche, ormai propense ad arrendersi. Negli ultimi giorni della battaglia tunisina assume il comando dei gloriosi quinto e decimo reggimento il maggiore Mario Romagnoli, veterano della campagna di Albania, Grecia e Jugoslavia. Il 6 maggio le divisioni corazzate britanniche riescono a sfondare in direzione di Tunisi. Contemporaneamente, a nord, le forze americane, nonostante le numerose perdite, riescono a conquistare Biserta, spezzando così in due lo schieramento italo-tedesco. La mattina del 7 maggio i britannici entrano a Tunisi, dopo aver sconfitto definitivamente le rimanenti unità corazzate tedesche. L'8 maggio a Biserta c'è l'ultima battaglia, un ultimo episodio che vede la vittoria sul campo dei corazzati italiani rimasti operativi. 5 carri M14, 4 carri Tigre tedeschi e 6 semoventi da 75-18. Ma la campagna è ormai perduta. Il 10 maggio Capo Bon viene investito da notevoli forze corazzate. Il Reco, raggruppamento esplorante corazzato, resiste, ma l'avanzata delle forze anglo-americane è ora sostenuta anche da quelle francesi provenienti dalla Libia e dall'Algeria. La loro superiorità in uomini e mezzi causa gravissime perdite ai reparti italo-tedeschi. Dal 9 al 13 maggio 1943 c'è la seconda battaglia di Enfidaville. I combattimenti si susseguono. Le postazioni dei volontari ora sono attaccate dalla 69esima brigata inglese. La lotta è impari, ma la quota 141, sempre teatro di cruenti scontri, resta saldamente in mano ai giovani fascisti. I tedeschi della 90esima divisione si arrendono, così i volontari del secondo battaglione giovani fascisti accorrono ad occupare le postazioni abbandonate dall'alleato e continuano a combattere. Con la devastante capitolazione dei tedeschi si crea un imprevedibile stallo nel quale le truppe italiane resistono senza troppe prospettive, circondate da truppe alleate di molti contingenti. Messe chiede l'onore delle armi come condizione per la resa, ma gli avversari non lo concedono. La situazione è risolta da Mussolini che il 12 maggio 1943 telegrafa a Messe: cessate il combattimento, siete nominato maresciallo d'Italia, onore a voi e ai vostri prodi. A malincuore i volontari accettano la decisione. Distrutte le armi, bruciano il materiale che può essere utile al nemico. Il giorno successivo, il 13 maggio, le truppe italiane in Tunisia si arrendono e Messe è fatto prigioniero dal generale dell'esercito neozelandese Bernard Freyberg. Messe è portato al cospetto di Montgomery. Questi, che spera di aver catturato Rommel, quando lo vede chiede «Who is this?». Dopodiché si defila senza salutare. Poi più tardi Montgomery, dopo un breve scambio, aggiunge: «Se avessi saputo che da Maret in poi avevo di fronte voi, mi sarei procurato una vostra fotografia». Messe sorride e annuisce col capo, in segno di apprezzamento. Ma il morale è ancora alto. I giovani fascisti vogliono ancora combattere. Infatti, sul diario storico della seconda divisione neozelandese si legge: «Finalmente il fronte tace. Solo su quota 141 il nemico è ancora attivo». Quota 141 è ancora occupata dai giovani fascisti, che non hanno perso alcuna delle posizioni loro assegnate. Il 13 maggio 1943, sulla piana di Boufichat, tra lo stupore del nemico venuto a catturarli, i resti del reggimento sono passati in rassegna dal colonnello comandante del reggimento e dal suo aiutante in prima. Il reparto aveva perso metà degli effettivi. Finisce così la guerra in Nord Africa. Dopo più di 50 anni di presenza nel continente, cade l'ultimo baluardo italiano. Gli inglesi
non accettarono mai l'idea che, nonostante la loro schiacciante superiorità di uomini e mezzi, fossero stati tenuti in scacco per settimane da un generale italiano con forze ormai ridotte allo stremo, e continuarono così ad attribuire la strenua resistenza a Rommel, che in realtà era già da tempo tornato in Germania a farsi curare. Fra qualche mese la guerra sarebbe arrivata in Italia.